Buongiorno amici, oggi intanto benvenuti al canale Infocamper, sto sempre nella stessa location, poi scoprirete quale sarà, vi metto magari delle immagini, vediamo un attimo. Oggi siamo per una nuova intervista in compagnia con un'azienda tra virgolette nuova e si chiama DS Tech, parliamo di energia, vi presento Diego. Ciao Diego, buongiorno, ben arrivato nel canale Infocamper in questa intervista. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Allora, DS Tech, abbiamo iniziato a collaborare con voi da veramente relativamente poco, ma abbiamo visto, insomma, c'è una certa professionalità e un certo modo di trattare i prodotti molto serio che ci è sinceramente piaciuto. Allora, intanto fammi capire chi siete, cosa fate, quali sono i prodotti che producete, commercializzate e, diciamo, proponete alla vendita. Certo, siamo un'azienda relativamente giovane, nel senso che con questo marchio noi siamo presenti dal 2021. Diciamo che ovviamente basta guardare l'età, non siamo appunto giovanissimi, quindi esperienze pregresse ne abbiamo molte, sia nel settore energetico, nell'informatica e quant'altro. Attualmente siamo 3 soci e ci sono dei collaboratori e ogni tanto cambiano. Abbiamo anche una serie di collaborazioni esterne di consulenti specifici su alcuni temi particolari. Noi trattiamo... Vai, chiedi pure. Scusa, ma no, ti faccio semplicemente un'unica appunto, nel senso che siccome stai in un camper, il fatto di avere mi viene in mente che insomma questa azienda nasce un po' da passione, perché altrimenti non staresti in un camper, o mi sbaglio? Sì, diciamo che appunto 2 di questi 3 soci sono come me camperisti, siamo camperisti da sempre. In questo momento sono in camper perché stiamo traslocando nel nuovo capannone, quindi da fine agosto-settembre facciamo proprio il trasloco definitivo, quindi adesso abbiamo gli spazi un po' complicati, ecco, in termini di... quindi mi sono messo in camper. Ok, perfetto. Senti, qual è il core business dell'azienda? Diciamo, che cos'è che proponete al nostro pubblico, soprattutto ai camperisti? Dunque, noi abbiamo iniziato questa avventura in modo specifico con le batterie a litio, per allargarci quasi da subito, già nel primo anno, a un po' tutti i prodotti del settore energetico, chiamiamolo così, quindi energia 12 e 220 volt per appunto camper barche, quindi dalle batterie al litio di diversi tagli e forme e misure, regolatori di carica MPPT, DC-DC, DC-DC con il solare, pannelli solari, inverter, il battery monitor e caricabatterie, un po' tutto quello che può, diciamo così, servire per alimentare quelli che sono i servizi e le utenze in camper. Tra molti nostri clienti abbiamo i cosiddetti full timer, persone che vivono, viaggiano in camper o che lavorano in camper 8-10 ore al giorno, quindi perché riusciamo appunto a proporre, diciamo, speriamo anche a prezzi competitivi e interessanti, dei prodotti comunque che possono, molto affidabili, sono sempre accesi, persone che lavorano al computer e monitor da 10-12 ore al giorno in 2, in un camper e così via, quindi insomma dall'impianto piccolo per un camper con poche esigenze fino a impianti anche importanti con piani induzione, forni a microonde, aria condizionata e così via, insomma. Mi sembra di capire che sostanzialmente una delle cose più importanti è quella dell'energia, cioè l'accumulo dell'energia. Quindi noi abbiamo iniziato a trattare le vostre batterie, oltre agli inverter, ma anche soprattutto le batterie. Mi dai più motivi, perché dovrei acquistare una delle vostre batterie, diciamo, varietà, il controllo, la capacità di essere, non so, dammi un po' di caratteristiche. Guarda, molto velocemente perché potremmo stare qui, come sai, una giornata e Certo, forse più a parlarne. no, Allora, no, innanzitutto, molto short. ovviamente, noi abbiamo una serie, precisiamo, non le fabbrichiamo noi qui, le facciamo fabbricare abbiamo selezionato alcuni produttori che, come dire, si sono resi disponibili a utilizzare componentistiche e prodotti che abbiamo scelto e identificato noi con determinate caratteristiche. Faccio l'esempio
le celle sono celle comunque da 6.000 cicli, noi le diamo a 3.500 per n motivi che non sto qui a spiegarti. Sono, esempio, le 100 ampere in realtà sono celle da 105. Quando noi facciamo i test rileviamo sempre capacità sopra i 103 ampere, che riescono a fornire correnti che, per quelli un po' più tecnici, sarebbero in grado di fornire correnti 3C, quindi 3 volte la loro capacità, limitate dal BMS a 100, cioè a 100 a 1C sostanzialmente. Quindi tutti i prodotti che abbiamo creato noi dal punto di vista di come devono essere fatti, che poi facciamo produrre per n motivi non in Italia. Qui con me, come non so se si riesca a vedere, qui abbiamo la 150 ampere della linea Artica. Questa pesa circa 17 kg, ce ne stanno 2 sotto un sedile del Ducato. Questo consente già con una di avere un'autonomia più che sufficiente per anche l'utilizzo invernale, anche con riscaldatori diciamo così a diesel che consumano un po' di più, e per chi vuole piano induzione o non esagerare ma avere una quantità di energia molto ampia, si arriva facilmente a 300. Potenzialmente nei van che hanno o nei camper che hanno i 2 sedili liberi davanti, volendo ci sarebbero 600 ampere senza occupare spazio nel resto del mezzo. Guarda, la soluzione, devo dire, con 2 batterie appaiate da 150 ciascuna è veramente una soluzione che trovo molto interessante. Noi la stiamo iniziando a valutare, a installare. Abbiamo fatto diverse installazioni e secondo me è una di quelle che più, se abbiamo la possibilità ovviamente di utilizzare il castello sotto del Ducato, secondo me è la soluzione migliore, perché si trova in una zona relativamente areata, perché comunque il castello è aperto intorno, e è uno spazio che tendenzialmente è uno spazio morto, ovvero non viene utilizzato per storare delle cose, quindi utilizzarlo per dei servizi è secondo me la cosa più intelligente. Infatti i nostri abbiamo poi, anche tra l'altro, sta appunto anche vicino all'alternatore, vicino alla batteria, esatto. quindi anche per cioè per l'integrazione con i regolatori di carica da 12 volte è la cosa migliore. Io ti dico, trovo delle installazioni, non faccio nomi, ma con il motore chiaramente nella parte anteriore, le batterie nella parte posteriore, ma dietro, in fondo nel gavone, quindi secondo me è proprio un illogico completo, cioè non è che è illogico, si può fare, però bisogna dimensionare tutto il doppio, quindi non vedo veramente che senso abbia. Però vabbè, al di là di quello, noi le abbiamo provate. Adesso non ho provato l'Artica, anzi l'Artica la proverò tra poco, perché sta facendo un'installazione il mio collaboratore, perché ovviamente sono andate evidentemente talmente tanto bene le batterie 150 normali che sono rimaste le Artica. Confessalo, questo è... È vero, beh, ma ci fa solo che piacere, nel senso che noi adesso sono già in viaggio dei lotti di produzione, sono in produzione delle altre, quindi ci fa solo piacere, da un lato, cioè ci dispiace rimanere senza, ma dall'altro ci fa piacere che, come dire, le vendite corrono più di quello che ci aspettiamo, quindi insomma abbiamo dei ritorni molto positivi. Giustamente, come dicevi tu, quando c'è la possibilità di avere un sottosedile libero, alcuni installatori, quando la richiesta è per una sola batteria, ci sta la 150 nello stesso sedile, messi magari in verticale, ci possono stare, come dicevi, il DC-DC, il regolatore solare se serve, e anche un inverterino, tra virgolette inverterino, un 1500 watt ci sta come dimensioni sotto il sedile. Quindi in termini di ottimizzazione, soprattutto in mezzi magari piccoli, compatti, come può essere un van o comunque camper molto compatti, insomma, sono soluzioni che comunque riescono a dare molta autonomia, indipendenza praticamente energetica per fare libera quello che serve, e al tempo stesso tenere vuote le casse panche, alleggerire il mezzo. Non dimentichiamoci che la differenza di peso tra litio e AGM è notevole, oltre che appunto prestazioni e vita No, devo lunghissima. dire che questa nuova tecnologia delle batterie lite apre un ventaglio di soluzioni che prima erano impossibili con le batterie al piombo, assolutamente. Senti, allora, quindi questi sono mi vuoi parlare di un prodotto particolare? Presentate qualche cosa di particolare? Intanto sarete a Parma, ovviamente, Allora, a Salone del Camper, Padiglione 2, ovviamente, lo stand. Lo stand è G021, Genova 021, Ok, eventualmente sul sito nella home tra la slideshow perfetto, ci sono anche le indicazioni. benissimo. Quest'anno, Mhm.
scusami. Sì, dimmi, vai. Quest'anno, come l'anno scorso, porteremo alcuni dei nostri prodotti. Novità in realtà sono già disponibili sul sito da qualche settimana, però giusto per farle vedere. Quest'anno abbiamo la nuova serie di DC molto compatti. Questo è un 30 ampere, ok? E questo è il suo fratellino che è il 45, molto interessante perché appunto siamo attorno al 42-43 ampere di carica in batteria ed è veramente molto molto compatto. E a fianco a quelli che già avevamo, la linea da 30 e 60 ampere, abbiamo aggiunto a grande richiesta anche il 90 ampere. Questo chiaramente è un po' più generoso, ma comunque rimane relativamente compatto. Qui siamo sugli 84-85 ampere di carica pulita in batteria, perché ricordiamo tutti i nostri DC-DC hanno due limitazioni, sia in corrente, che è quella dichiarata massima, ma con le litio interviene sempre la limitazione in potenza, quindi i 390 watt, i 780 e così via. Quindi per questo gli ampere sono leggermente più bassi. Quindi 30 e 45 compatti, il 90 per chi ha alternatori minimo da 180 o 200 ampere, perché ricordiamoci che la corrente prelevata è sempre maggiore di quella erogata e poi serve comunque un minimo di spazio di ampere per tutto quello che è la meccanica e tutto quello che serve. E vi faccio solo vedere una piccolissima anteprima di un oggetto, ve lo faccio vedere solo un componente da spento per così crearvi un po' di curiosità. Vedrete che cosa serve questa cosa. Già mi piace esteticamente da spento, cioè, sicuramente sarà ancora più bello acceso, però uno schermo magari pure touch? È anche touch e non è solo lui, chiaramente. Mi piace ancora di più, ci avviciniamo a un certo tipo di mondo che noi trattiamo e di cui siamo particolarmente soddisfatti, però è molto interessante. Poi al limite quando passo in fiera ci facciamo due chiacchiere un pochino più approfondite, magari me lo fai vedere il monitorino, vediamo che cosa fa. Ok, lasciamo quindi i nostri amici nel dubbio, e quindi un motivo in più per venirvi a trovare in fiera, ok? Allora credo che, se non hai nient'altro da dirmi, io direi che ci possiamo salutare. Ti ringrazio per questa intervista che è stata molto interessante. Ricordo ai nostri amici il padiglione 2 G021, ok? Stand G021. Sarete chiaramente con uno stand singolo vostro, giusto? Sì, piccolino, ma tutto nostro. Ok, perfetto, va bene. Diego, grazie mille, ti saluto e ci vediamo sicuramente in fiera a settembre. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Allora, cari amici, abbiamo terminato per oggi questa intervista molto interessante. I prodotti della DS Tech sono prodotti che noi ne abbiamo iniziato a trattare e nella loro semplicità sono, secondo me, molto affidabili e molto validi. Andiamoli a vedere, andiamo a fare una visita allo stand della DS Tech G021, quindi ci si vede lì nello stand. Per oggi è tutto per questa intervista, spero vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, chiaramente mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima intervista.